Ci sono persone che pregano solo quando le cose vanno male, sentono che il mondo gli sta crollando addosso e non hanno la forza di reggere, allora alzano le mani o gli occhi verso il cielo. Quando le cose poi vanno bene, si dimenticano di Dio. Al contrario, ci sono persone che pregano soltanto quando le cose vanno bene nella vita, perché si sentono in sintonia con il cielo, si sentono grate e quando le cose, diventano un po' più difficili, diventano un po' più pesanti da reggere e difficili da comprendere, se la prendono con Dio e non pregano più. Quando bisogna pregare? Quando le cose vanno bene o quando le cose vanno male? Forse per alcuni di voi la risposta è molto semplice e infatti ho evocato due situazioni estreme che ci fanno porre questa domanda, ma non vorrei rispondervi io, vorrei lasciare la risposta a una santa che sicuramente è cara anche a voi, Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, che conosciamo molto semplicemente come Teresina o come Thérèse di Lisieux. Da degna figlia di Santa Teresa d'Avila, di cui abbiamo parlato in un video precedente, Teresina descrive la preghiera così. Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo lanciato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore, nella prova come nella gioia. Insomma, è qualcosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l'anima e mi unisce a Gesù. Teresina ci ha già risposto, ma vogliamo andare più in profondità della sua riflessione. Ma prima di andare in profondità, vorrei dirvi che quando Thérèse definisce la preghiera come grido, mi fa ricordare anche una definizione di Sant'Agostino. Ora, Sant'Agostino, ve lo rivelo, non fa parte delle 4 puntate, ma mi è venuta l'idea. Se queste piccole scuole di preghiera alla scuola dei santi vi piacciono e vi interessa avere anche un capitolo aggiuntivo su Sant'Agostino, non l'avevo preparato, ma lo preparo volentieri per le sorelle e i fratelli, fatemelo sapere nei commenti, così vedo se queste forme, diciamo, di video sono utili per il vostro cammino come lo sono per me. Torniamo quindi a Teresina. La preghiera di Teresina è una preghiera di semplicità e di fiducia. È un senso di riconoscenza, anzi è un grido di riconoscenza che non si lascia determinare o abbattere dalle circostanze esteriori. Infatti la nostra giovanissima santa specifica che questo grido non nasce solo nei momenti in cui tutto è bello, ma anche nei momenti di prova. Non nasce solo quando c'è la gioia, ma anche quando c'è il dolore. Ciò ci deve davvero interrogare. Come posso essere grato? Come posso essere riconoscente e gridare riconoscenza nei momenti di prova? Lancio questa domanda per la condivisione nei commenti, per la nostra edificazione reciproca, perché vi assicuro, anche se non commento dopo ogni commento, ma alcune riflessioni che a volte condividete e magari qualcuno mette ma io non so niente, no, sai tanto, e lo Spirito opera in te e poi edificare me e tanti altri intorno a te. Ecco, per Thérèse la preghiera quindi è un gesto di fiducia radicale che non si lascia alterare dai venti contrari, dal meteo. E quindi vi chiedo, vi fa pensare a qualcosa di familiare, a qualcosa che avete sentito? Per me ricorda molto da vicino la formula del patto nuziale. La conosciamo bene sia perché abbiamo partecipato a qualche matrimonio, sia perché ci siamo sposati, sia perché l'abbiamo vista in TV. Recita più o meno così: io, Tizio, accolgo te, Tizia, come mia sposa, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Quindi Teresa ci spiega che in fondo la preghiera nella sua essenza è un evento nuziale. Ciò che possiamo dedurre, Thérèse ce lo dice molto esplicitamente, questo grido di riconoscenza fedele, ci dice Thérèse, ve lo ricordo, mi unisce a Gesù. Quindi la preghiera è essere con Cristo, dinanzi a Cristo, uno con Cristo. Questa definizione
bella, non dovete pensare assolutamente che nasce da un romanticismo sfrenato della giovanissima Thérèse. È la tentazione di alcuni nella lettura di questa santa perché forse non hanno visto tutta la traccia della sua vita, di cui abbiamo una bella testimonianza nei manoscritti autobiografici. La vita spirituale di Thérèse non è stata tutta rose e fiori, anzi, oltre ai drammi umani, ci sono anche stati drammi spirituali, il famoso dramma del silenzio di Dio, della notte dello spirito, in cui Thérèse passa negli ultimi 18 mesi della sua vita. E Thérèse ancora prima, se leggete, ho avuto l'opportunità di leggere in maniera continuativa tutte le opere di Thérèse quasi un annetto fa, cioè parla tantissimo di momenti di eredità. Ma ciò che colpisce è che, nonostante tutti questi momenti di silenzio del Signore, il suo cuore è lì, presente al suo Signore. E Thérèse ci insegna una cosa molto semplice, ma molto fondamentale: la fedeltà nella preghiera, la fedeltà nella relazione con il Signore, come nell'amore nuziale, perché un amore nuziale eccellentissimo, quello della relazione col Signore, non dipende dal sentire l'amore, ma dal voler amare. Dipende dalla decisione per dire: io Signore sono tuo o tua per sempre. Come comportarsi però in questi momenti in cui la preghiera è davvero dura? Thérèse ci insegna anche qualche piccolo, diciamo, trucchetto per vivere questi momenti, e sono trucchetti molto semplici. Lei ci ricorda la preghiera vocale, quella preghiera che chi magari vive la contemplazione o la meditazione disprezza. Cos'è allora questa preghiera vocale? È l'umile recita lenta di preghiere per aiutare l'anima a risollevarsi. La vorrei descrivere con un'analogia, l'analogia dell'aquila che plana e che quindi che cerca di sostenere il suo volo e anche di alzarsi di quota proprio battendo le ali. Ma ascoltiamo Thérèse, proprio quando parla dei suoi momenti di aridità. Dice Thérèse: a volte, quando il mio spirito è in un'aridità così grande che mi è impossibile ricavarne un pensiero per unirmi al buon Dio, recito molto lentamente un Padre nostro e poi il saluto angelico. Allora queste preghiere mi rapiscono, nutrono la mia anima, ben più che se le recitassi precipitosamente un centinaio di volte. Ecco, qui conta veramente quel discorso insegnato da Sant'Ignazio di Loyola, insegnato da Teresa d'Avila. Non conta il tanto, ma il tanto amore. Quindi non conta recitare decine e decine di Padre Nostro e Ave Maria, ma molto lentamente soffermarsi su ogni parola, lasciare che questa parola scuoti il nostro essere. Un'altra cosa che Thérèse ci insegna in questi momenti, lei ci parla che spesso la preghiera per lei è un silenzio attento, un silenzio che ama. Le parole risultano inadeguate e solo il silenzio sostiene il dialogo. Ritorniamo ad ascoltare Teresina. Dice: spesso solo il silenzio è capace di esprimere la mia preghiera. Ma l'ospite divino del tabernacolo capisce tutto, anche il silenzio di un'anima di figlia che è piena di riconoscenza. Ecco, questo silenzio, avete capito bene, non è mutismo, è un silenzio che riverbera l'amore e che è colmo di presenza. In una lettera, Teresina spiega che quando è vicina al tabernacolo non sa che dire e sa dire soltanto cose, diciamo, che sono un po' le grida di un bambino. Ad esempio, lei dice così: mio Dio, tu sai che ti amo, punto. E Thérèse, dicendo queste semplici parole, aggiunge: sento che la mia preghiera, nella sua povertà, non stanca Gesù, poiché egli conosce la debolezza della sua povera piccola sposa, egli si accontenta della sua buona volontà. Quindi, con la semplicità di queste parole, Teresa ci indica ciò che conta nella preghiera
E qual è la vera finalità della preghiera? Non è avere preghiere bellissime che poi possono diventare un libro e un bestseller. Cioè, non è questo il senso della preghiera, non è stupire Dio con la nostra retorica. Lo dico con un'espressione molto bella di un autore antico, Filoteo di Batos, il quale spiega che lo scopo della preghiera, ascoltate che bello, è iscriversi luminosamente Gesù nel cuore. Questo è il senso della preghiera, imprimere il Signore nella mia esistenza, questa mia mente che si distrae in tante piccole cose dall'Eterno è chiamata alla preghiera proprio per imprimere Dio nel cuore. Teresa di Lisieux ci insegna che la preghiera non è una esperienza trionfale di scintille, di emozioni, di grandi intuizioni. Può esserlo a volte e queste consolazioni sensibili e illuminazioni meritano di essere doppiamente elevate come riconoscimento al Signore. Ma quando non arrivano, e tante volte è così, la preghiera è un amore fedele, che non ha altro da offrire che tutto se stesso, nella sua povertà, nelle sue mani vuote. Ecco, un autore che ha scritto una biografia di Thérèse parla di Thérèse come la teologia delle mani vuote. È bellissimo. La preghiera che Thérèse ci insegna è la preghiera di povertà. La ricchezza spirituale e la maturazione spirituale passano per la fedeltà all'appuntamento con il Signore, anche laddove mancano le parole, le intuizioni, le emozioni e manca addirittura la voglia di starci e di concentrarsi. Ripeto quella definizione che mi colpisce: la preghiera è iscrivere luminosamente Gesù nel cuore, e mi permetto di aggiungere, a partire dal cuore, traboccare sulle mani, sugli occhi, sul sorriso. Quindi la preghiera non è fuggire dal mondo, è trasfigurare il mondo con la fecondità attinta nella stanza nuziale del cuore, dove l'anima incontra il suo Dio sposo.